Buongiorno e bentornati sul canale di Zio Idee Creative. Oggi vi spiegherò come ho risolto il problema della mia aspirapolvere folletto VK140. Era questo pirla qui, o meglio, l'interruttore. Ma andiamo gradualmente, vi spiegherò tutto. Dunque, l'aspirapolvere non si accendeva, non dava alcun segno di vita e non emetteva alcun tic tic, il classico beep quando va in protezione l'aspirapolvere. Faccio una premessa: ho saltato la parte dello smontaggio e rimontaggio di questa parte per accedere all'interruttore. Per me è risultata abbastanza complessa, mentre per lo smontaggio della cover frontale del gruppo motore scheda elettronica non ho potuto filmarlo per un problema tecnico. Questo è il collettore d'aspirazione. Per togliere l'interruttore bisogna staccare prima questo spinotto, dopodiché si solleva e l'interruttore si trova proprio lì, in quel punto indicato. Per rimuovere l'interruttore dalla sua sede basta fare leva con un cacciavite dall'alto verso il basso, quindi farlo fuoriuscire dalla spalla del cover posteriore. Allora, per accedere all'interruttore bisogna staccare questo sportello qua. Qui, come dicevo prima, c'è l'ingranaggio dell'asta telescopica, che è quella che viene comandata dall'interruttore rosso sulla manopola. Questo è l'interruttore nuovo, dunque in pratica si inserisce dalla parte dello spinotto, si infila lo spinotto qua dentro, dove si intravede il soffietto, questo affare nero. Quindi si infila lì, poi si gira l'interruttore in questo modo, in modo tale che il buco vada a combaciare con l'ingranaggio. Lui va da solo nella sua sede perché ha degli incastri che lo bloccano in automatico. Ora, la parte difficile è stata quella di calibrare l'ingranaggio con l'interruttore, perché in pratica l'interruttore adesso è a minimo, cioè a minimo, a zero in sostanza. Questo deve essere a zero anche lui, quindi bisogna guardare che l'interruttore corrisponda a zero, perché altrimenti non vi funzionerà. Ora, io l'ho già calibrato, ho fatto anche dei segnetti, quindi bisogna inserire la barra telescopica e l'ingranaggio all'interno dell'interruttore in questo modo. Quindi, dopo aver inserito l'interruttore nella sua sede, il cavo deve passare da questi fermacavo. Poi bisogna connettere questi due connettori e inserirli nella loro sede. Ok, allora ecco come funziona il sistema di interruttore manuale del folletto VK140. In pratica questi ingranaggi trasformano questo movimento di su e giù in un movimento di rotazione. In pratica fa girare una ghiera, questa barra telescopica che poi va
all'interno dell'interruttore ruota in senso orario e in senso antiorario e viene appunto comandata dall'interruttore rosso che vi ho fatto vedere prima. Allora ragazzi, risolto il problema dell'interruttore, adesso bisogna risolvere un altro problema. In pratica questo motore fa un rumore un po' metallico, è come se la turbina andasse a toccare qualcosa. Dunque, per smontare il motore bisogna togliere questa scheda elettronica e il filtro antidisturbo. Il filtro antidisturbo si toglie facendo leva su questi due fermi, uno di qua e uno di qua, da questa parte, e si sfila. Ora, sfilare la scheda ha un attacco a baionetta. In pratica bisogna fare pressione su due fermi laterali, uno e 1, 2, ecco qua, perfetto. Ora adesso bisogna staccare questo collettore. Ora qui c'è un sensore, qui dove ci sono questi cavi, questi contatti, all'interno c'è un sensore. Vedete questo buco, non so se si vede bene dalla telecamera, ecco qui si vede, qui c'è un buco. Questo buco deve essere messo in corrispondenza del sensore e poi, facendo un pochettino di forza, bisogna sfilare, ecco, perfetto. Questo è il sensore, questo qui, e deve passare la lama, queste lamelle qui devono passare sotto il sensore. Ecco perché bisogna stare attenti a mettere questo buco in corrispondenza del sensore, perché altrimenti sfilando il collettore andrebbe ad urtare queste alette qua. Ok, tolta la scheda, il filtro ed il collettore, adesso bisogna togliere la protezione del motore. Si fa facendo leva. Io prima ho fatto un segno col pennarello, alziamo queste linguette, ok. Questo è il motore. Come dicevo prima, il problema è che la turbina, questa che è all'interno, sicuramente va a picchiare contro questo convogliatore, contro questa zona qui, e quindi va a sforzare il motore. Magari il motore non parte perché sente che c'è un freno. Allora, questo qui in pratica si sposta, cioè si tira in avanti facendo un pochettino di forza. Nel mio caso, magari avendo un po' di anni l'aspirapolvere, si sono scollate alcune parti. Questo a quanto pare era incollato, e qui ci sono dei punti di colla, ok? E qui all'interno si può vedere dove la turbina è andata a toccare, ok? Quindi questo convogliatore è sceso di, non so, forse mezzo millimetro o 1 millimetro più sotto, e quindi la turbina è andata a toccare. Ora credo di risolvere mettendo della colla e lasciando magari lo spazio giusto in modo tale che la turbina non vada a toccare sul convogliatore.
dovremmo risolvere così. Ok, mettiamo un po' di colla in questi punti qua. Cerchiamo di rispettare i segni fatti precedentemente, non si sa mai. Andiamo ad inserirlo piano e facciamo in modo che girando il motore la turbina non vada a toccare, quindi sia libera. In questo caso gira bene. Ok, aspettiamo che si asciughi e poi montiamo il guscio. Ok, mettiamo il guscio posteriore, andiamo ad appoggiare il motore. Queste fossette devono corrispondere a questi gommini qua, quindi non ci si può sbagliare. Ogni gommino deve andare nella sua sede, nella sua fossetta. Poi si gira. Io qui avevo fatto un segno in precedenza, questo. Andiamo a mettere il guscio superiore cercando il segno. Ecco i due segni. Perfetto. Il motore gira, non fa alcun rumore, quindi positivo. Ok ragazzi, quando andiamo a rimontare il collettore, facciamo riferimento qui al sensore. Lo vedete questo spuntone qua? Questo deve entrare dentro questo buco qua e poi mi raccomando questo buco deve corrispondere al sensore, perché il sensore deve passare attraverso, cioè in mezzo alle due linguette qua. Ok, allora vediamo un po'. Ok, non deve fare alcuno sforzo per entrare, deve entrare molto agevolmente. Ok, questo è andato. Adesso montiamo la scheda. Andiamo ad inserire la scheda. Le due linguette devono essere aderenti alla scheda per bloccarla. Adesso andiamo a montare il filtro antidisturbo. In questo modo queste due linguette devono andare a toccare queste due linguette qua, quindi va inserito in questo modo. Si spinge. Ok, e i due ganci vanno a bloccarsi sulle loro sedi. Perfetto. Mettiamo il panno antirumore. Dunque, questo buco lo facciamo andare su questo fermo, poi giriamo, lo tiriamo un pochettino fino a farlo arrivare su questo fermo qui.
Ok, adesso mettiamo il motore nella sua sede. Dunque, questo fermo qui deve andare a posizionarsi all'interno di questo buco qui, quindi si fa in questa maniera. Ora agganciamo lo spinotto, il cavo marrone lo facciamo andare su questo fermacavi. Ok, andiamo a montare la cover frontale. Dunque qua ci sono delle alette, per cui bisogna prima inserirlo in questo modo qua e poi farlo scorrere indietro. Dopodiché andiamo a inserire il coperchio, portasacchetto. Bene, è arrivato il momento di provare. Vediamo se sono stato bravo. Primo. Seconda e terza velocità. Bene, sono stato bravo. Ecco, voi vi chiederete come sono riuscito a capire che era l'interruttore il problema. Beh, sono andato un po' ad esclusione, perché comunque il motore, a parte che la turbina toccava un po' sul convogliatore, ma difficilmente si brucia il motore. E invece per quanto riguarda la scheda logica, era già stata sostituita circa 3 anni fa dall'assistenza. L'interruttore, insomma, avevo dei sentori che fosse quello, perché comunque già tempo fa non dava dei contatti giusti, quindi sono andato subito lì al punto. Adesso vi faccio vedere che cos'ha all'interno dell'interruttore. Ok, questo è l'interruttore che ho aperto per verificare. Ci sono comunque dei contatti neri bruciati e poi c'è questa scheda elettronica con dei transistor, quindi credo che si sia bruciato qualcosa qua all'interno. Questa invece è la ruota che gira all'interno, ci sono questi due contatti e andavano a strisciare contro quelle linguette. Questo è tutto. Bene, il video è giunto a termine, questa è stata la mia esperienza. Io non sono un tecnico, sono solo un fai da te che aveva voglia di recuperare questa aspirapolveri che ha un po' di anni, ma che comunque sono riuscito a ripararla con solo 13 euro di interruttore. Se pensi che il mio video ti sia stato utile, metti un like,
iscriviti al canale e attiva la campanella. Ciao da Zio Lui Idee Creative.